Weila! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo del Gran Premio della Gran Bretagna che si disputa a Silverstone nella contea del Northamptonshire. Il circuito nasce come aeroporto militare, appunto il RAF Silverstone, nel 1943 e la gara si svolge qui dal 1948 ed è valida dal 1950, quando il campionato venne istituito. Ma il Gran Premio di Gran Bretagna c'era già stato nel 1926 e nel 1927, anni in cui si era svolto nel circuito di Brookland. La pole del 2022 è stata fatta da Carlos Sainz su Ferrari in 1 minuto 40 secondi e 983 millesimi, che alla fine riuscirà anche a vincere la gara, conquistando la sua prima vittoria in carriera nella massima categoria. Il circuito ha subito molte modifiche negli anni. Nel dopoguerra come tracciato venivano utilizzate le 3 piste dell'aeroporto collegate tra loro, con delle curve realizzate con balle di fieno. Ciò garantiva un circuito velocissimo. Dal 1950 vengono utilizzate le strade perimetrali per collegare parti delle 3 piste tra di loro, formando una prima versione del circuito che rimarrà invariata fino al 1975, in cui verrà realizzata una chicane nel tentativo di limitare la velocità di percorrenza della curva Woodcote. Nel 1987 verrà invece modificata la bridge. Arriviamo poi all'inizio degli anni 90. Nel 91 infatti il circuito subirà un intervento importantissimo, perderà 3 curve storiche, la Stove, la Club e la Woodcote. Diventerà così più lento, cosa che i piloti non apprezzeranno assolutamente. Nel 1997 il circuito verrà totalmente riasfaltato e le curve Priory e Luffield diventeranno una curva singola. L'anno successivo verranno inoltre riverniciati tutti i cordoli del circuito. Il tracciato rimarrà così fino al 2010, anno in cui subirà un'altra importantissima modifica. Verrà allungato di 750 metri utilizzando lo stesso percorso in uso nel campionato di MotoGP. Dal 2011 la griglia di partenza verrà spostata dal rettilineo, chiamato rettilineo internazionale, tra le curve Woodcote e Copse per essere inserita tra le curve Club e Abbey, dove ci saranno anche la nuova pit lane e il nuovo paddock. Nell'anno successivo venne riasfaltato il vecchio rettilineo di partenza, mentre nel 2018 il circuito subirà una nuova riasfaltatura totale. Molti piloti si lamenteranno però di ciò, soprattutto a causa dello scarso drenaggio del nuovo asfalto, che costringerà anche all'annullamento del Gran Premio di MotoGP di quell'anno. A seguito di questo evento, nel 2019 ci sarà una nuova riasfaltatura totale del tracciato, realizzata da un'azienda italiana in tempi record. Nel 2020 il rettilineo principale verrà rinominato Hamilton Straight, in onore dei successi ottenuti dal campione britannico. Nella configurazione attuale il tracciato da alto carico aerodinamico e con 2 zone di DRS conta 18 curve, molte di queste da affrontare ad alta velocità come lo sono la Copse e le 3 velocissime Megotts, Beckett e Chapelle. Il freno si usa solo per l'8% di un giro e ci sono solo 3 staccate impegnative. Quelle più importanti sono quelle di curva 3 e della 16, la chicane. Per percorrere un giro bisogna coprire 5,891 km. Questo ci porta a capire che servono 52 giri per raggiungere i 305 km necessari a concludere un Gran Premio. Saltate ora a bordo di una monoposto con me e vi porto a fare un giro in pista. Dall'Hamilton Straight ci lanciamo in curva 1 in pieno. Anche curva 2 va fatta tutta in pieno fino ad arrivare alla 3, la Village, in cui arriva la staccatona. Poi bisogna preparare subito curva 4, perché nel rettilineo successivo c'è il DRS da sfruttare. Gestiamo l'enorme potenza del motore con ancora un discreto angolo volante, poi tutto giù il gas come voler sfondare l'acceleratore. Facciamo scorrere poi la vettura dentro la Brooklands e ci prepariamo per la 7, Luffield, una curva molto tecnica.
giù tutto verso la Woodcote per poi affrontare curva 9, Copse a 290 km orari. Ci lanciamo dentro lottando con la forza G per tenere la monoposto e prepararla allo snake più famoso del mondo. Le coppie di curve, Negos in cui si entra in pieno e Beckett da sacrificare per preparare l'uscita dalla 14, la Chapelle, e rilanciarci poi sul lungo rettilineo, l'ultimo di questo tracciato. Cerchiamo di portare poi dentro tutta la velocità possibile alla Stone. Sistemeremo successivamente la traiettoria per prepararci all'ultima chicane. Parte estremamente tecnica perché ci troviamo subito l'ultima curva in cui sarà difficile trazionare, dobbiamo uscire forte sul dritto per poi far urlare il motore fino a tagliare il traguardo. Ottimi punti per il sorpasso possono essere forniti da curva 3 e dalle curve Brooklands e Luffield, che sono rispettivamente la 6 e la 7, ma anche la 15, la Stove, è un ottimo punto dove si possono vedere diversi sorpassi. Parliamo della storia di questo tracciato. I primi Gran Premi in Inghilterra sono stati organizzati da Henry Seagrate all'autodromo di Brooklands. Nel 1948, come detto poc'anzi, ci si sposterà a Silverstone. Fino al 1962 la gara è stata disputata diverse volte sul circuito di Aintree, mentre dal 1964 al 1986 nelle annate pari si correva sul circuito di Brands Hatch, mentre in quelle dispari in quello di Silverstone. Nel 2003, a causa di una disputa tra i proprietari del circuito e le autorità della Formula 1 sui fondi necessari per i lavori alle strutture, ci furono dei dubbi sul futuro della gara. Successivamente, nel 2004, il Gran Premio venne lasciato fuori dal calendario preliminare del 2005. Questo a causa del rifiuto della BRDC di pagare la cifra richiesta da Ecclestone. Dopo mesi di negoziati venne trovato un accordo, chiudendo un contratto valido fino al 2009. Dal 2010 il Circus avrebbe dovuto spostarsi ad Donington Park. Dopo la conferma, gli organizzatori però fecero dietrofront, così Ecclestone si trovò a stipulare un accordo con l'organizzazione di Silverstone per i futuri 17 anni. Vi racconto ora un po' di curiosità su questo evento che, come avete intuito, non è presente in calendario da 10-15 anni. Anzi, bisogna assolutamente dire che il Gran Premio di Gran Bretagna è stato il primo Gran Premio ufficiale del campionato mondiale di Formula 1 nella storia. Pensate che, oltretutto, insieme al Gran Premio d'Italia è anche stato l'unico ad essere sempre presente in campionato da quando quest'ultimo appunto è stato istituito. Il 14 luglio 1951 José Froilán González ottiene la prima storica vittoria della Ferrari in Formula 1 e questo avviene proprio qui a Silverstone. Inoltre Keke Rosberg, il padre di Nico Rosberg, campione del mondo del 2016, facendo la pole del 1985 ha registrato una velocità media di 259 km/h qui a Silverstone, che rappresentava la più alta mai registrata. Il record è rimasto imbattuto per ben 16 anni ed è stato poi battuto al Gran Premio d'Italia del 2002 da Juan Pablo Montoya. Il circuito è veramente grande, pensate che la superficie del tracciato si estende su due diverse contee, il Buckinghamshire e il Northamptonshire, appunto come abbiamo detto all'inizio del video. Le piste dell'aeroporto sono attive e nel weekend del Gran Premio questo è anche molto trafficato, tanto da necessitare di un centro di controllo aggiuntivo apposito. Nel 1976 ci sono state ben 2 donne iscritte al Gran Premio, purtroppo nessuna delle due riuscirà comunque a qualificarsi per la gara. Fino al 1983 il Gran Premio di Gran Bretagna era stato disputato al sabato, dopodiché passerà alla domenica come è anche attualmente. Se nel 2020 qui c'è stato il 70° anniversario dall'istituzione del campionato piloti, nel 2021 c'è stato il primo Gran Premio in cui è stato sperimentato il nuovo format con la gara sprint. Una curiosità un po' più tecnica è che i forti venti presenti sull'altopiano su cui si trova il circuito
fanno sì che i cambi di condizioni meteo siano repentini e oltretutto influiscano sull'aerodinamica delle vetture. In questo tracciato, con condizioni meteo avverse, oltretutto può succedere che l'impianto frenante si raffreddi troppo. Questo fenomeno è molto raro in Formula 1 e si chiama glazing. Per questo Gran Premio parleremo in particolare di due eventi, entrambi recenti, nonostante 20 anni fa una persona poco furba ha deciso di invadere il tracciato, ma lasciamo perdere. Il primo degli eventi di cui voglio parlare riguarda il botto del 2022 in cui Zhou Guanyu alla partenza ha percorso diversi metri a testa in giù prima di schiantarsi violentemente contro le reti di protezione dopo aver saltato le barriere in fondo a curva 1, rimanendo poi incastrato, ribaltato tra barriere e reti. Tutto ciò a causa di una carambola avvenuta in partenza che ha coinvolto più piloti. In merito a questo evento vorrei citare il bellissimo gesto fatto da Russell, che poteva tornare ai box, o almeno provarci, ripartendo e visto i danni subiti dalla vettura sembrava effettivamente che fosse possibile ripararla e rimetterlo in pista, ma non ci ha nemmeno pensato, è sceso di corsa dalla sua monoposto ed è corso a vedere se poteva aiutare i soccorsi. Ci sono solo due appunti da fare su questo incidente: il cedimento strutturale della parte superiore del telaio della vettura di Guan Yu Zhou e l'auto incastrata che ha reso difficile l'estrazione. Tutto il resto ha funzionato davvero bene e nonostante ci siano state queste due piccole mancanze, sono state poi risolte. L'altro evento invece riguarda il 2021. L'avete già capito, parliamo di Copse, una curva da 290 km/h, dove sorpassare è possibile, ma non a inizio Gran Premio, con gomme fredde, carico di carburante e passando in un punto sporco del tracciato. Secondo me questo tentativo di sorpasso da parte di Hamilton è stato abbastanza senza ritegno, visto soprattutto che aveva davanti tutta la gara e un'auto più competitiva. Verstappen subirà un impatto di 51 G, verrà portato in ospedale per accertamenti, nel mentre ad Hamilton daranno 10 secondi di penalità. Pensate che una settimana prima, per un contatto simile, ma a velocità ridotta, senza lottare per le prime posizioni in campionato e con entrambi i piloti finiti in ghiaia, a Kimi Raikkonen fu comminata una penalità di 20 secondi. Perché a Hamilton solo 10, che ovviamente gli avrebbero comunque permesso di vincere la gara? Secondo me, quando uno dei due causa la fine della corsa per l'altro pilota che si sta giocando il campionato, non gli deve essere permesso di concludere la gara e di fare dei punti, perché altrimenti è molto facile che si verifichino situazioni da Senna-Prost, per capirci. Riguardo al fatto che un anno dopo sia stato paragonato l'incredibile sorpasso di Leclerc su Hamilton nella stessa curva, non so se in realtà serve esprimersi, dico solo che fare un paragone con auto che nascono da tipologie di progetto radicalmente diverse, soprattutto dal punto di vista aerodinamico. Oltretutto in momenti della gara opposti e quindi con carichi di carburante diversi, secondo me è semplicemente fuori da ogni logica. Siamo giunti alla conclusione di questo video. Vi invito a commentare se la pensate diversamente riguardo a qualcosa, ma soprattutto vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale. Tutti i pareri sono ben accetti, ma soprattutto è ben accetto che continuiate a guardare i miei video. Ciao a tutti!